Ragazzuoli, sapevo che questo triste giorno sarebbe arrivato. La mia cara Audi TT ha trovato una nuova casa. 76 giorni esatti dalla messa in vendita tramite annuncio su Autoscout24. L'ho infatti venduta tramite questo sito di annunci auto ricevendo un WhatsApp e da lì si è via via evoluta la trattativa, conclusasi con la vendita. Avevo creato comunque un'altra inserzione sul marketplace di Facebook senza però grossi risultati. Ho voluto fare questo video sia per riassumere la tipologia di personaggi con cui sono entrato in contatto, sia per rispondere ad una domanda che in veramente tanti, e non lo pensavo, mi avete posto. Che cosa ti prendi adesso? Partiamo con ordine. Dalle tante email ricevute con le proposte richieste più strampalate, ho preso le più significative che rendano l'idea di quali tipi di acquirente potete trovarvi davanti. Il misterioso. Questo personaggio si farà vivo sfruttando la messaggistica e le email, ma non sentirei mai la sua voce. Ti spara il più classico dei messaggi. Salve, sono interessato al veicolo che hai messo in vendita, è ancora disponibile? Cordiali saluti. Grammatica corretta, tono garbato e saluti finali. Potenzialmente il messaggio perfetto. Se non che, essendo un format standard offerto dalla piattaforma, risulta il più freddo degli approcci. Il personaggio in questione non lo sentirete mai più, nemmeno per scherzo, dal momento che non risponderà più qualora gli diate informazioni, eccetera. Sparisce e basta. Era interessato, vi ha contattato e poi stop, non lo capirò mai. Il secondo personaggio, uno dei più simpatici ad onor del vero, è senza dubbi l'uomo permuta. L'uomo permuta è dotato di una fantasia senza confini, in barba ad ogni legge della fisica e dell'Eurotax. Il migliore tra tutti, scelto per condividerlo con voi, ha avanzato un'offerta di scambio con una Sangyong Corando 662. Ve la metto in sovraimpressione così da capire la vettura in questione. Versione 2,9 litri, 120 cavalli. Poi mi avvisa, sembra quasi un Tianiti forte. L'auto è full optional ed ha solo 197.000 km, solo 97.000 in più rispetto alla mia ex TT. Poi snocciola dettagli succulenti come gli interni in stoffa e radica giusto per abituarsi al proprio funerale. Un vero lusso come da lui descritto. Non risparmia dettagli sulle performance della stessa, elogiando nell'erogazione, prima di rattristarsi poiché gli dispiace venderla per una vettura più sportiva. Tranquillo, per me ci rimarrei seduto dentro ancora a lungo. Arriviamo al terzo ed ultimo personaggio, il più fastidioso, l'affarista. Questo personaggio, meglio fenomeno, è in possesso di mediocri capacità di trattativa, ma lui non lo sa e continua a contattare chiunque offrendo sempre molto meno di quanto deciso dal venditore. Si sente in dovere quasi di fare lui stesso il prezzo sperando che l'incauto di turno svenda proprio a lui la sua auto. Quello che vi sto mostrando è stato il più sprezzante poiché si è pure messo in conto nei totali il passaggio di proprietà, ma ci sono state offerte anche della metà di quanto vedete qui. L'affarista aveva deciso di darmi 2.000 euro in meno del prezzo di vendita. Ci ha messo dentro poco meno di 800 euro di passaggio che varia da regione ed agenzia ad onor di cronaca, ma il fisso per i kilowatt è di 550 euro più o meno, con pagamento immediato. Era già pronto al ritiro, ora e subito. Non ha ricevuto risposta come tutti gli altri come lui, perché è quello che si meritano. Questi sono i 3 esempi per raccontarvi i fenomeni che ho incontrato durante i 76 giorni intercorsi tra la messa in vendita e l'effettiva cessione. Come per ogni cosa, le parti devono trattare ed accordarsi affinché entrambi siano soddisfatte, nonché essere trasparenti e corrette. La giusta trattativa arriva sempre, evitate i personaggi che vi ho raccontato, vi faranno perdere tempo e pure innervosire. Arriviamo alla risposta che tutti hanno cercato contattandomi. L'auto che prenderò per sostituire la mia TT è? Non lo so. Non lo so ragazzi, non lo so davvero. Innanzitutto, avendo potuto provare tante auto, ho molti metri di misura, fattore poco utile per una scelta nel breve periodo. Ho provato auto molto veloci, molto belle, altre molto comode, altre ancora decisamente funzionali, tutte valide a modo loro. Senza dubbio vorrei prendere una sportiva e lì la faccenda prende un'altra piega. Aspirata o turbo? E la trazione? Nuova o vecchia generazione? Sicuramente eviterei la trazione anteriore, troppo poco permissiva. Potendo, la escluderei. Vecchio o nuovo non fa grossa differenza. Per carità, strizzo sempre l'occhiolino a certe auto del passato, ma non è una questione prioritaria l'età del veicolo. Il grosso della questione sta sotto al cofano. Ho avuto modo di provare degli aspirati estremamente coinvolgenti, con sound pazzeschi ed archi di coppia da paura. Allo stesso tempo, ho avuto per le mani dei motori turbo velocissimi in grado di spingere subito dai bassi giri e farmi innamorare ad ogni cambiata. Non vorrei prendere un aspirato che fino a metà contagiri è abbastanza fiacco e pentirmene, avendo modo di usare l'auto prettamente in urbano o poco più nel 90% del mio tempo. Un turbo è subito lì,
Pronto? Bellissimo! Il mio motore ideale per preferenza. Ho davvero tanti punti di domanda in testa che spero via via di eliminare per arrivare alla prescelta. Ovviamente ne sarete tutti informati passo passo, di sicuro vorrei portare a casa un'auto in grado di farmi divertire e che possa sfruttare al 100%. Stiamo a vedere cosa combino. Stay tuned!